Come si sceglie la musica, quando creo qualcosa di audio, quello che per mancanza di un termine più appropriato chiamo podcast? Non è semplice. È una domanda che mi è stata fatta all'ultimo workshop che ho presentato sulla creazione di audio sperimentali. Mi ha fatto sorridere il fatto che abbiano chiesto a me di presentare questo workshop sui podcast sperimentali, perché io non mi considero particolarmente sperimentale, anzi vorrei esserlo di più. Comunque, una delle domande che mi hanno fatto è stata: ma come facciamo a scegliere la musica? Bella domanda, ho detto io, perché la scelta della musica è, diciamo, una delle cose che richiede più tempo in assoluto. Sentite la sirena nel background? Vi ricordate quando si sentivano un sacco di sirene? Meno male che quel periodo è passato. Allora sì, la scelta della musica, soprattutto se come me non si è musicisti, e io non solo musicista, ma non so nemmeno leggere la musica, è una cosa abbastanza complessa che può richiedere anche più tempo di quanto non impieghi io a scrivere il testo per la mia creazione audio. Quello che suggerisco sempre è di abbonarsi a uno dei servizi che mettono a disposizione la musica e che garantiscono poi alla persona che ne ha il copyright, soprattutto quando si fanno dei lavori in conto terzi, perché l'ultima cosa al mondo che vuoi fare è ti affidano un podcast, tu lo fai, lo crei e poi le persone a cui l'hai venduto si vedano arrivare un'ingiunzione di infrangimento di copyright. Sì, quindi io ne ho provato diversi. Uno che era anche, diciamo, aveva delle musiche molto belle, però poi alla fine non ho rinnovato l'abbonamento per il secondo anno, era anche abbastanza caro, ma l'avrei comunque rinnovato, ma non l'ho fatto perché avevano un metodo di fornire le licenze per ogni singolo brano che era un film di guerra. Praticamente dovevi mettere il link del posto dove era stato pubblicato, ma figuriamoci se tu lavori per conto terzi, non hai tutte queste cose. Poi io mi ricordo che avevo chiesto: ma io faccio questa cosa qua, poi lo fanno sentire in un museo, no, non si può, allora deve cioè, allucinante. Ora ho fatto abbonamento a questo servizio che mi garantisce l'utilizzo a tappeto, cioè dove mi pare, non solo, ma posso anche scaricare il PDF di un piccolo certificato che dice: questa canzone Cristina Marras ha il diritto di usarla, e io queste cose qua poi le scarico, le do ai committenti. Però l'uso della musica è molto importante, mi dispiace non saper creare la musica così, anche in modo digitale. Sarebbe bello, sarebbe utile.